Perché fin da ragazzo la chiamavano Cozzo de Fuoco, Chicco che brucia? Ma semplicemente io ero magrolino così, ma sono stato sempre di una forza eccessiva e energico. Quindi questo spirito, questo ragazzo irrequieto che si muoveva sempre, era considerato qualcosa, ma poi la verità fu un'altra. È nato, si è accresciuto questo discorso, che siccome, essendo orfano, mi restò a me la devozione dell'anima di mia madre. Quando si gioca tra bambini, lo sai come si finisce sempre per offendere i familiari. E chi deve buttare nella tua madre, e chi deve tuo sole, e a me, come mi veniva detta questa parola a carico di mia madre, io non ragionavo più. Mi veniva dentro il bollore, questo nostalgia, non lo so, e cominciavo a menare questi bambini sproporzionatamente per quello che poteva essere l'offesa vista dagli altri bambini. Ma in effetti né io sapevo spiegare che cos'era, ma era questo, che a me mi si toccava il vivo, l'ansia di questo desiderio della madre, che mi ha portato sempre, mi resta una devozione immensa. Dopo l'omicidio di Michele Navarra, Luciano Leggio è il capo indiscusso della mafia Corleone. Ma è pur sempre un latitante, ora anche perché è sospettato dell'omicidio dello stesso Navarra. Un frammento di vetro appartenente al cugino, Giuseppe Leggio, è stato infatti trovato vicino al luogo del delitto. Leggio ora fa anche l'imprenditore. Ha una società di autotrasporti con una dozzina di autocarri per il trasporto di materiali da costruzione all'aeroporto di Punta Raisi. Società costituita insieme a Gaetano Badalamenti, all'epoca vice capo della cosca di Cinisi, a cui ha fatto pure da padrino al battesimo di un figlio. Poi è proprietario a Palermo di un garage in cui spedisce la carne macellata clandestinamente ed è così che inizia a mettere i piedi in città. O meglio, la città si è talmente espansa da andare incontro ai territori dei corleonesi. E Leggio vede nella speculazione edilizia, nel gioco d'azzardo e nel traffico di stupefacenti i veri business milionari. Inoltre ha visto accentuarsi a dismisura il suo peso mafioso e con questo i suoi legami con il potere. Si legge così in alcuni rapporti di polizia. Come meravigliarsi dunque che pur latitante egli si accompagni talora nei suoi viaggi a bordo di autovetture con ricchi e incensurati proprietari terrieri che non disdegnano la sua compagnia, come il barone Valente Antonino da Corleone? E perché meravigliarsi che sempre latitante egli mantenga persino una relazione amorosa con l'insegnante Marino Nania Anita di Cinisi ed amministri nello stesso periodo un'officina meccanica e garage a Palermo? Ormai Leggio fa parte in pianta stabile della nuova commissione mafiosa che raccoglie il gota criminale siciliano. Ma la situazione di Cosa Nostra degenera per lo scontro tra le fazioni dei La Barbera e dei Greco di Ciaculli. Scoppia la guerra a Palermo e porta dritto alla strage di Ciaculli ed alla prima vera risposta dello Stato a Cosa Nostra. 7 persone sono morte, 7 innocenti hanno pagato colpe non commesse. E la mano che ha ucciso è sempre la stessa, la mafia. La strage del 30 giugno non è un episodio isolato, ma questa volta non si tratta della vecchia mafia, quella feudale, quella del privilegio sui campi, dello sfruttamento dei contadini. È la malavita organizzata, risorta dopo la guerra, la mafia abituata negli ultimi anni ai forti guadagni, ai facili arricchimenti. È caccia al mafioso. Il capo della polizia Angelo Vicari invia il commissario Angelo Mangano a Corleone, con lo specifico incarico di trovare e arrestare il latitante Leggio. La squadra di polizia giudiziaria dei carabinieri di Corleone così lo indica al nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di Palermo. Persona scaltra, sanguinaria e violenta, di indiscusso ascendente sui suoi gregari, incute paura ed orrore in Corleone. È il responsabile delle innumerevoli stragi verificatesi nella zona e unica causa della precipitazione della sicurezza pubblica nel Corleonese, nel Palermitano e nei paesi vicini. Con le sue imprese brigantesche ha racimolato potenza e rispetto nella malavita siciliana. Nel Palermitano
vuol sia addentrato sia nel contrabbando che nell'edilizia e nell'industria. Sembra protetto da personalità politiche che appoggia e che fa appoggiare dalla sua cricca, durante le elezioni regionali o nazionali. In ogni fatto criminoso degno di importanza, per le modalità e i fini, vi è implicato Luciano Liggio. Gli inquirenti si chiedono: ma di quali protezioni e a quale livello politico gode questo pericolosissimo capomafia per permettersi di sfidare tanto impunemente tutte le leggi dello Stato? Qualcuno tenta di dare una risposta a questa domanda avanzando l'ipotesi che Luciano Leggio si fosse conquistato una quasi totale impunità agli inizi della sua carriera, in quanto era stato lui e non Gaspare Pisciotta ad uccidere Giuliano nella notte del 5 luglio 1950, per conto della mafia che, come noto, aveva deciso di collaborare con le forze dell'ordine contro il bandito di Montelepre, allorché si era accorta che lo stesso nuoceva con la sua attività ai tradizionali interessi della loro organizzazione. Una teoria, quella del Leggio, assassino del bandito Giuliano, rimasta però tale. Al bivio Lupotto c'è una cappella, in una grotta di pochi metri. Passando, la gente si faceva il segno della croce. Se era notte, sostava, perché al di là c'era il bosco della Ficuzza. Il viottolo ora è strada nazionale, la cappelletta c'è ancora. Il bosco è il regno della mafia, allora come oggi. E a picco nel verde del bosco c'è Rocca Busambra, una parete dolomitica, 600 metri di granito che si alzano dritti nel cielo. Questo è il regno di Luciano Liggio. Qui si nasconde da 16 anni. Corleone è poco più in là. Affacciato sulla sterminata discesa del latifondo, in un canyon di rocce brulle, in questo bosco semi-inesplorato, vi sono grotte misteriose e radure dove i fuorilegge hanno costruito capanni e stalle per le bestie razziate. Qui, in una foiba 70 metri sottoterra, fu ritrovato il corpo di Placido Rizzotto, sotto una coltre di pecore sgozzate. Luciano Liggio ha qui il suo regno. Di lui, polizia e carabinieri hanno una sola fotografia. È di 17 anni fa, quando il bandito, oggi 33enne, era un giovinetto ed è presumibile che quella foto non gli somigli più. Polizia e carabinieri lo inseguono, lo braccano, ma non sanno nemmeno che volto abbia. L'hanno soprannominato il Giuliano numero 2. Ma Liggio non ha l'ascendente dell'altro, né nulla di romantico. Ha soltanto pietata ferocia. Questa è una tomba fresca, una tomba nuova di Corleone, e oggi proprio qui a Corleone è stato ammazzato un uomo, no? A colpi di lupano. Sì. Senta, ma ne muoiono molti in questa maniera? Come? Molti ne vengono uccisi. Che vuole, ogni tanto succede qualcosa, no? Sì. Quindi di questi morti che riposano in questo cimitero, quanti pensa? Quale percentuale possono essere Io morti? credo che ce ne sarà il 20% ci sarà. Non è un mistero che le interviste vengano girate diverse volte, per scegliere poi la migliore. Anche noi abbiamo ripetuto l'intervista, ma nel frattempo si sono avvicinati due sconosciuti. Sentite come cambia il tono delle risposte. Questa è una tomba fresca, no? Sì. E proprio oggi è morto qui a Corleone, è stato ucciso. Sì. Sì, chi è? Un getto di Palermo, Bernardo. Ho capito. Ne muoiono molti in questo modo? Ma no, in questo modo raramente, perché è stata una, che so, una svista più che altro è stata questa. Ora, alla cappelletta del bivio Lupotto, la gente si fa ancora passando il segno della croce, perché più in là, dove la strada costeggia il bosco, ci possono essere Liggio e i suoi uomini. Per 5 anni il fuorilegge è sfuggito. Lo braccano fra i boschi, lo inseguono a Palermo. I carabinieri cercano di tenere nascoste le fasi di questa lunga lotta. Non vogliono creare un altro mito. Fanno di tutto perché non nasca un altro Giuliano, ma non ci riescono. Liggio, il mito, se l'è fatto da sé. È latitante da 16 anni, uccide ancora e di lui non c'è che una vecchia fotografia, che non gli somiglia nemmeno più. Ormai lo chiamano la primula rossa. «19 settembre 1963.
Le indagini per la strage di Corleone, nella quale 8 giorni prima sono rimasti uccisi i mafiosi Francesco Paolo Streva e Biagio Pomilla e Antonio Piragno, si sono chiuse con la denuncia dei latitanti Calogero Bagarella e Bernardo Provenzano, appartenenti alla banda di Luciano Liggio. Continuano le indagini per accertare se al triplice omicidio abbia partecipato anche Giuseppe Ruffino, noto esponente della banda Liggio. Provenzano si era presentato in caserma qualche giorno prima. Diventato latitante, ricomparirà alla luce solo 43 anni dopo. «16 maggio 1964. Non sarà più il processo ad un fantasma quello che si svolgerà nel prossimo mese di luglio in Corte d'Appello contro Luciano Liggio. Dopo 16 anni di latitanza, l'inafferrabile bandito, del quale non si conoscevano che con una certa approssimazione le caratteristiche somatiche e le effettive condizioni di salute, è stato arrestato a casa di 2 anziane sorelle che vivevano sole, Maria Grazia e Leo Luchina Sorisi. Catturato nella notte a Corleone. Luciano Liggio, che portava, stando a letto, un corpetto di gesso che lo copriva dalle spalle al bacino per sorreggergli la spina dorsale, è stato trovato in possesso di una pistola. Abilissimo tiratore, è in grado di colpire una moneta lanciata in aria. Per questo, le forze che gli davano la caccia avevano l'ordine di sparare a vista, nel caso vi fosse stato l'accenno a un tentativo di resistenza. Ma come è noto, non ve n'è stato bisogno. La primula rossa di Corleone si è subito arresa. Non si poteva muovere perché un ulteriore aggravarsi del malanno, il morbo di Pot, lo costringe a una immobilità pressoché assoluta. Indubbiamente, la grave malattia dell'inafferrabile bandito ha favorito i piani predisposti dalle forze dell'ordine per catturarlo. Da circa un ventennio non si avevano informazioni precise sui suoi fulminei spostamenti. «19 maggio 1964. La telefonata di un informatore, sicuro, e una parola d'ordine avvertirono i carabinieri che il bandito Luciano Liggio si trovava a Corleone, in casa delle sorelle Leo Luchina e Maria Grazia Sorisi, almeno da 4 giorni. La telefonata dell'anonimo informatore, che per ovvi motivi è destinato a rimanere sconosciuto, era attesa dal tenente colonnello Ignazio Milillo, comandante il gruppo esterno dei carabinieri. Lo stato maggiore degli inquirenti quindi era composta dal capitano Ricci, dal nucleo di polizia giudiziaria della Legione di Palermo e dal commissario Mangano, dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Corleone, i quali avevano sistemato il loro quartier generale nello stesso ufficio del colonnello Milillo, alla caserma Carini dei Carabinieri. L'informatore però aveva posto per la sua soffiata una precisa e assoluta condizione, e cioè che avrebbe fornito la propria notizia soltanto al colonnello Ignazio Milillo, di cui conosceva la voce. Ogni altra voce che si fosse presentata all'altro capo del filo dal misterioso signor X, che seguiva da qualche tempo gli ultimi giorni di libertà del bandito di Corleone, sarebbe stata respinta con un secco «mi scusi, ho sbagliato numero». Come per la fine di Salvatore Giuliano, soltanto pochissime persone sono in grado di conoscere tutta la storia dell'operazione Liggio. Così fu sempre il colonnello a rispondere ai preavvisi del misterioso personaggio, che una sera avvertì finalmente: «Andate a Corleone, in casa Sorisi». L'informazione era esatta, Luciano Liggio era lì. Secondo la versione di Milillo, la cattura del Leggio è avvenuta subito e pacificamente. Il Leggio, quando siamo entrati nella camera, giaceva nel lettino in fondo alla stanza. Appena mi ha visto, mi ha detto: «Sempre a lei, colonnello». Senza che io fossi neppure in divisa, mi aveva individuato, e questo mi sorprese. Probabilmente mi deve aver visto in fotografia. «Sempre a lei!» L'avrei data la pistola, e non a quel buffone. E si rivolse al commissario Mangano, nei confronti del quale indirizzò anche altri epiteti poco piacevoli.
Si ribellò contro Mangano un po' anche perché questi aveva preso il fratello in piazza, in pieno giorno. Fratello che era un deficiente, un minorato psichico. Aveva dichiarato ai giornali di averlo catturato. Ed un po' anche perché sembrava deluso da certi atteggiamenti che si attendeva dal Mangano. C'è un particolare. Il Mangano è arrivato in Sicilia il 16 novembre 1963, dopo la strage di Ciaculli. Nel periodo tra il 1 luglio, subito dopo i funerali delle vittime, e la fine di ottobre. Noi avevamo già quasi terminato gli arresti di massa. Questi arresti, talvolta, erano dettati dalla necessità di poter fermare determinate persone per sottoporle alla diffida e poi rimetterle in libertà, perché non si poteva adottare poi il provvedimento del confino se prima non vi fosse stata la diffida. Cosa che abbiamo fatto a ripetizione, anche per dare la libertà vigilata e per applicare poi, se era il caso, il provvedimento del soggiorno obbligato. Mangano quindi è venuto quando era terminato il grosso del lavoro di massa, quando praticamente, diciamo anche a seguito di altri arresti, era già stata assicurata la tranquillità, o quasi, nella zona di Corleone, eccetto la cattura del Leggio. Ma Leggio era sfuggito alla cattura per un errore commesso da me, perché la notizia che poteva portarci alla cattura del Leggio già mi era venuta. Avevo saputo che era ammalato e che stava in una casa di cura. E alla fine venni a sapere che si trattava di una certa casa di cura albanese. Io equivocai. Ritenni che si trattasse della clinica albanese e andai alla clinica albanese. La stampa pubblicò la notizia. Leggio lo venne a sapere e gli amici lo portarono subito via dall'ospizio marino albanese, dove effettivamente si trovava. Quindi ripresi da capo le indagini per poter arrivare alle persone che lo avevano portato via. I miei attriti con Mangano si verificarono subito dopo l'arresto del Leggio. Egli era stato invitato da me a partecipare a questo servizio, appunto per evitare storie e campanilismi. Fu lui a impedire quasi che vi partecipassero altri suoi colleghi. Noi avevamo avuto disposizioni di evitare qualsiasi esibizionismo, di evitare fotografie, di evitare ogni scalpore sulla stampa. Anche per una questione di sistema, io mi ritirai quando vidi che il fotografo era già pronto, e non so chi lo avesse chiamato, per fare una fotografia a Leggio mentre varcava la soglia della casa. Mangano tornò invece indietro, allontanò il maresciallo e si mise in posa accanto a Leggio, a colui che fino a poco prima l'aveva offeso. Io non faccio considerazioni, poco prima era stato offeso, ma lui si mise in posa come per far capire... Insomma, aveva i suoi scopi. Non avrebbe dovuto farlo, invece lo ha fatto, con uno scopo preciso, e poi ha sfruttato quel gesto. Infatti poi ha detto che aveva preso lui Leggio. È andato pure in America. Tutti i giornali ne hanno parlato, distorcendo la realtà dei fatti sulla cattura del Leggio. La verità fino ad ora non si è saputa e non si saprà tanto facilmente, perché ogni tanto puntano fuori giornali, riviste, dove compaiono le fotografie di Mangano e non le mie, dove si dà sempre una versione errata della cattura, deformando la verità dei fatti. Chi l'ha arrestata allora? C'era una lotta, no, tra carabinieri e polizia che aveva fatto il L'ho colpo. detto tante volte, però si continua sempre a far finta di ignorare. È stato un Melillo. Ma c'è stato Chi il era famoso Melillo? colonnello dei carabinieri. La sorpresa della cattura fu clamorosa perché avvenne in casa di Leoluchina Sorisi, considerata la fidanzata del sindacalista Placido Rizzotto, sulla cui bara la ragazza, piangendo, aveva gridato: «A chi ti ha ucciso mangerò il cuore». E invece aveva ospitato Liggio in casa. La primula rossa si trovava in una stanza segreta occultata da una finta parete. Sotto il cuscino da letto teneva una pistola con il colpo in canna. Leoluchina Sorisi negherà tutto. Dirà di non essere mai stata la fidanzata di Rizzotto e affermerà di aver ospitato in casa Liggio perché era stata minacciata e non perché ne fosse innamorata. Fui costretta perché altrimenti avrebbero ucciso mio fratello e mio cugino. Non potevo rifiutare perché conoscevo la ferocia di Liggio.
È stato trovato nella casa della fidanzata. Come questa è un'altra bugia. Non è affatto vero che Francesco Cezzotto fu mai fidanzato con questa figlia. Un'altra bugia grossissima. Ah, non era mai stato? Ma quando mai? Non esiste niente. Ma lei si era rifugiato in casa di questa ragazza? Sì, in casa di questa ragazza sì, ma questa benedetta famiglia a me mi conosce fin dall'infanzia, perché nel quartiere dove io sono nato e nel pianerottolo dove io andavo quasi sempre a giocare, perché era accanto al ponte. E quindi il primo scalino, dove c'erano diverse scaline, che noi giocavamo a bottone, così, seduti in questo scalino. Le spesse volte, quando doveva salire e scendere, ci dovevamo alzare o ci bagnava per farci andare via. Quindi mi conosce fin da quando io avevo i pantaloncini piccoli corti. A chi si può rivolgere quando uno è in disgrazia, a chi conosce. Questa è la casa in cui fu No, io catturato sono Liggio. forestiere. Lei è forestiero. Signor Lei di si Pa- ricorda? No, no, di Palermo sono io. Lei di Palermo. Lei io qui. Non sono Lei- di qua io. Lei non è di qua. Lei sa se questa è la casa in cui fu catturato Liggio? No. Liggio fu catturato qui, in questa casa. Sì. Quando? Si ricorda lei? No, la terra è scolosa. Non lo so. Chi abita oggi qua? No, non lo so, forse nessuno. Da quanto tempo non abita nessuno? Ma da un paio d'anni penso. Allora, di prima chi abitava? Ma la famiglia Soresi. La famiglia Soresi. E da Liggio fu catturato qui, in questa casa? Ma così dicono. Lei non lo sa? No. Non ero presente più che altro, quindi non lo so. Da quando lo conoscevo io da ragazzo, un bravo ragazzo, un giovane, un bel giovane, studente, intelligente, insomma, Sapeva vivere, dico. sapeva vivere, sì. Come viveva Liggio? Suo padre un benestante, agricoltore, insomma, viveva discretamente. Da qui si parlava anche di un'attività criminosa di Liggio. Lei che ne dice? Una? Un'attività criminosa, cioè qualche Ma che sparatoria? certo, io credo che lo sappiano. Lui, No. Per quel periodo di tempo che è stato a Corleone, era un libero cittadino, lo vedevo nei bar, nei locali, così come tanti altri. Non so niente. Perché se fai i fatti suoi non c'è né mafia né niente. A mio modesto avviso, Liggio è una figura che spicca sugli altri mafiosi. In che senso spicca sugli altri mafiosi? È un coraggioso della mafia. Ecco. E io penso che nella mafia non ci sia posto per il coraggio, non ce ne sia mai stato. Il coraggio inteso proprio nel senso vero della parola.